Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto verso Napoli-Torino, i Granata vittoriosi ieri contro l'Udinese. Io ho visto il match e ho guardato anche Parma-Juve in contemporanea perché comunque è un avversario che dobbiamo affrontare e volevo capire in che condizione sono, come è andata a finire la partita. Ovviamente l'hanno portata a casa contro la Juventus, buon per noi, ma ci arriviamo passando anche per un tantino di calciomercato perché c'è una bomba dall'Arabia per quanto riguarda Osimhen. La Hilal vorrebbe tesserarlo prima del mondiale per club, visto che non è andato in porto l'affondo su Salah. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace il video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e dà una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Prima di cominciare e trattare tutti gli argomenti volevo solo esprimere un piccolo pensiero per quanto riguarda l'isterismo di Inzaghi, che anche ieri sera nella sconfitta in Coppa Italia l'Inter non passa il turno, sconfitta col Milan per 3-0. A fine partita si rivolge verso il quarto uomo, il giudice di linea, non lo so contro chi ce l'aveva: non mi date il recupero, non mi prendete in giro, non voglio i minuti di recupero, eccetera eccetera. Ma siamo arrivati fino a questo? Dico io, ma può un allenatore esprimersi verso quarto uomo, giudice di linea o chi che sia: non voglio il recupero, non mi prendete in giro? Carissimo Inzaghi, tu devi anche calcolare che c'è da rispettare in primis il pubblico e tutto il calcio scommesse che poi ruota attorno al pallone, ma poi ci sono i calciatori in campo. Per statistiche, per classifiche, mi dai 3 minuti di recupero, io faccio un gol, tu puoi fare un gol, segno io e vado a finire, che ne so, avevo 3 gol in Coppa Italia, vado a 4, scavalco qualche calciatore per le classifiche, marcatori, cannonieri, eccetera. Ma ci si può mai rivolgere a un arbitro chi che sia: non voglio il recupero, non mi prendete in giro? Siamo veramente al limite dell'isterismo. Oro colato o grasso che cola per quanto riguarda il Napoli, perché più ci si innervosisce in casa Inter e meglio è per noi, anche se noi dobbiamo fare il nostro. 15 punti lo sappiamo da un bel po', dal momento in cui Orsolini ovviamente ci ha fatto quel regalo contro l'Inter. Non dobbiamo assolutamente steccare e ci arriviamo. Prima di arrivare a Napoli-Torino, due parole sulla situazione rinvio partite. Inter-Roma la giochiamo a fine campionato, non la giochiamo sabato, si gioca domenica, non si gioca, eccetera eccetera. A quanto abbiamo letto si è fatto sentire anche il presidente De Laurentiis e quindi si è trovata poi la soluzione di giocare domenica senza falsare l'andamento del campionato, pur avendo l'Inter comunque la partita importante contro il Barcellona in Champions League. Io ho letto così, la prendiamo per buona, De Laurentiis si è fatto sentire e quant'altro. Nel caso dovesse essere veramente così, state sicuri che ovviamente la presenza di Oreali, Conte, il nuovo staff del Napoli, ha un peso specifico nella situazione, perché non credo che se la stessa cosa fosse avvenuta, paragoniamo l'anno dello scudetto che ci ha rubato 2017-2018 con Sarri, molto probabilmente diciamo che il Napoli non si sarebbe messo così di traverso, perché poi in società ci sono persone che nel mondo del calcio, soprattutto in Italia, hanno un peso specifico non indifferente. Quindi ecco perché si è deciso di giocare domenica, a quanto si legge. Buon per noi, si gioca ovviamente tutti insieme, il cammino non viene falsato, noi dobbiamo vincere tutte e 5 le partite per quanto mi riguarda. Ovviamente ho visto la partita di ieri del Torino, è un Torino che ha un tantino di qualità individuale, quindi qualche disattenzione la puoi pagare cara, perché vedono comunque la porta, costruiscono in maniera abbastanza ordinata e sanno quello che devono fare, anche se a volte non riesce, ma così come non riesce al Torino può anche non riuscire al City di Guardiola, esprimere comunque ciò
che si è provato in settimana, sono vulnerabili quando ti vai a mettere nella tua metà campo e con 3 passaggi cerchi di sorprenderli. Tanto è vero che subiscono un gol che poi era fuori gioco, però diciamo che la partita se la giocano, ottima la vittoria per quanto riguarda la classifica e i punti, non hai niente da chiedere a una classifica, quindi vieni quasi a Napoli, non dico a diciamo stendere il tappeto rosso e farci vincere la partita, ma te la vieni tranquillamente a giocare senza dover pretendere niente dalla classifica. È un'ottima condizione per vedere poi una bella partita di pallone. Ho guardato anche in contemporanea con 2 device Parma-Juve perché volevo vedere in che condizioni stava il Parma di Chivu dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco. A me già era una squadra che metteva un tantino sotto pressione guardando il calendario, il Parma, e la squadra di Chivu, ragazzi, ha trovato la quadratura difensiva che non aveva prima. Al di là delle qualità tecniche che già avevano con Pecchia, già conoscevamo, il Parma comunque è una squadra che sa perfettamente quello che deve fare, giocano insieme comunque in tanti da un paio d'anni se non vado errato, quindi si trovano i calciatori per quanto riguarda la costruzione del gioco, però a me ha fatto, non voglio dire impressione, però ha fatto riflettere la situazione, la vittoria di Cortomuso, 6 contro una Juve, la Juve si riversa comunque nella metà campo avversaria per gran parte del secondo tempo e hanno tenuto botta, raddoppiando quando si doveva raddoppiare, leggendo l'azione come si deve quando la si doveva leggere, quindi non c'è niente di scontato, noi dobbiamo fare bottino pieno e siamo tutti d'accordo, però non sono assolutamente, non lo sono mai stato d'accordo con chi diceva l'Inter c'ha le romane, il Napoli c'ha tutte le squadre dall'altro lato della classifica, il Parma è complicato, la trasferta di Lecce non ne parliamo proprio, dobbiamo sperare che il Cagliari arrivi a Napoli all'ultima giornata, diciamo matematicamente in Serie A, senza andarsi a giocare situazioni negli ultimi 90 minuti di retrocessione o permanenza nella massima serie, arriviamo alla partita col Torino senza Neres e Buongiorno. Neres ovviamente sarà fuori, a quanto si legge, 2-3 settimane, poi dopo l'infortunio deve tornare in forma. Per me stagione finita, quindi cerchiamo di formare il blocco unico per queste 5 partite, includendo per quanto mi riguarda Raspadori, perché appoggiando Lukaku la punta con McTominay in campo, con Raspadori che può diciamo tra le linee rompere le scatole e rompere le linee, in questo caso possiamo trovare qualche gol in più e qualche assist in più anche per Lukaku, cercando sempre però di scendere in campo, perché se il Napoli come atteggiamento scende in campo così come è sceso con il Monza, puoi giocare con 4 punti, puoi giocare con Raspadori, ci può essere Neres, non la porti a casa comunque, serve un atteggiamento agguerrito, arrabbiato agonisticamente parlando, e quindi non devi lasciare praticamente nessun punto sul campo. Impresa complicata, ma finché la matematica ci tiene così, noi dobbiamo assolutamente crederci. Detto questo, c'è una notizia di mercato per quanto riguarda Osimhen, un attimo che la vado a riprendere perché volevo leggervi appunto di cosa si tratta. Dopo il mancato affondo su Mohamed Salah, per il quale era stato stanziato un budget importante, l'Al-Hilal non intende fermarsi. Il club saudita è pronto a reinvestire quella cifra per assicurarsi un altro top player internazionale in vista del prossimo mondiale per club. Vi ricordo, ma voi lo sapete già, credo, il mercato sarà aperto i primi 10 giorni di giugno anche per favorire, tra virgolette, chi deve giocare il mondiale per club e quindi impegnato nella competizione, diciamo, potrebbe intervenire sul mercato prima di iniziarla. Tra i profili valutati spicca quello di Victor Osimhen, il bomber di proprietà del Napoli, è uno dei nomi che intrigano la dirigenza dell'Al-Hilal, che guarda con interesse all'Europa per dare un volto nuovo e ancora più prestigioso al proprio attacco. La proposta saudita
potrebbe presto diventare concreta, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Aleksandar Mitrovic, la cui permanenza è tutt'altro che certa. La novità raccontata dal giornalista di Gimme Sports e Talksport Ben Jacobs è che l'Al-Hilal sembrerebbe pronto ad affrontare il colpo già a inizio giugno in modo da avere Osimhen al mondiale per club. Sarebbe il top. Per quanto mi riguarda ci togliamo un dente che duole, perché può solo diventare un dente che duole Osimhen nel caso fai di nuovo il tira e molla dell'anno scorso, vai, vieni, no, là non mi piace, là 10, io voglio 14, là mi dà 8, quell'altro mi dà 7, eccetera. Se arriva l'offerta araba, croccanti tutti quanti, uno sopra l'altro, stipendio al calciatore, e abbiamo risolto poi una situazione che si può mettere sempre di traverso in una sessione di mercato. Io diciamo non la vedo così chiara questa situazione Osimhen, che si apre la finestra di mercato, arriva tutta la Premier, vogliamo Osimhen, arrivano, posano tutti i soldi che chiediamo e se lo portano. Non credo che sia una cosa comunque così semplice, e quindi se si riesce poi a trovare l'intesa nei primi 10 giorni di giugno, si fa anche mercato, diciamo, con soldi in saccoccia, quelli che arrivano dalla cessione del nigeriano, e contenti tutti. Lui perché, a quanto dice, vuole comunque 10 milioni all'anno, stipendio che parte dai 10 milioni all'anno, lì non hanno problemi a poterlo pagare lo stipendio, cacciate i croccanti e via. Noi possiamo anche fare, non lo so, un aereo, un bus, andiamo tutti quanti insieme, andiamo a festeggiare tutti quanti nel deserto, partiamo tutti quanti in pellegrinaggio che cammelle, andiamo ad aspettare Osimhen che firma con l'Al-Hilal. Magari sarebbe un'estate diversa, invece di passarla al mare, meglio passarla al mare. Osimhen, va bene così, è un campionato che potrebbe farti diventare ancora più forte di quanto sei, mettiamola così. Parte gli scherzi, speriamo di far bene contro il Torino, ovviamente guardando anche le altre, perché noi dobbiamo fare sicuramente il nostro, però io non riesco a non guardare poi le avversarie che deve affrontare, così come ho fatto col Torino, ho fatto con il Parma, di partita in partita, perché dipende sempre in quale momento affronti l'avversario, se l'avversario è in un momento di confusione, se l'avversario è in un momento di grande spolvero, eccetera. Così come è stato, che ne so, un Bologna affrontato all'andata, invece affronti il Bologna adesso e devi solo metterti le mani nei capelli. Tutto qua. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.